Oggi prepariamo cristalli e a differenza di quelli di Breaking Bad, i cristalli che facciamo qui si possono fare senza nessun problema a casa. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere, oggi in versione Breaking Breath. È da un po' che vi avevo promesso una serie di video su come preparare dei cristalli a casa e quelli di allume di rocca sono quelli più facili da preparare, tanto è vero che l'allume di rocca è praticamente presente in qualsiasi scatola, giocattolo per preparare cristalli. L'allume di rocca o allume di potassio viene utilizzato da secoli per tantissimi usi diversi, per esempio è stato utilizzato nella concia delle pelli, nel trattamento di alcuni tessuti, oppure ancora adesso è utilizzato in alcuni deodoranti perché ha una funzione antitraspirante. L'allume di potassio a contatto con la pelle restringe parzialmente i pori e quindi causa una minore sudorazione. È stato utilizzato nelle prime formulazioni del lievito chimico perché è debolmente acido e quindi reagisce col bicarbonato che è debolmente alcalino per sviluppare anidride carbonica. In realtà ben presto fu rimpiazzato da tantissimi altri sali acidi, però occasionalmente lo potete trovare ancora in qualche raro prodotto e lo vedete con il suo codice di additivo alimentare E522, ma ormai è praticamente scomparso dalle nostre cucine, però lo potete trovare ancora nel settore cosmetico perché viene venduto ancora in piccole saponette, attenzione che se vi cade si spacca tutto perché è cristallina, oppure in piccoli stick perché può essere usato anche per far rimarginare le piccole ferite fatte dal rasoio da barba. Seguendo le istruzioni e con le piccole quantità contenute nelle scatole per fare cristalli o nei piccoli chimici moderni, di solito si ottengono delle schifezze ed è per questo che ho pensato invece di fare un video perché sono dei bellissimi cristalli, sono molto facili da fare e si possono ottenere anche di grandi dimensioni e trasparenti. Purtroppo le scatole di piccolo chimico moderno per me sono estremamente deludenti perché non c'è dentro praticamente più nulla rispetto a quello che avevo io e che mi aveva fatto divertire e che mi aveva fatto scegliere poi all'università di fare il chimico. Non c'è dentro praticamente nessuna di quelle bellissime sostanze che c'erano colorate, che c'erano una volta, il solfato di rame non c'è più, il bicromato di potassio non c'è più, il permanganato di potassio non c'è più un sacco di robe, per non parlare della vetreria, tutto di plastica. Cosa vuoi fare con la plastica? Non puoi neanche scaldarla e ovviamente non c'è neanche un fornelletto dentro. Vabbè, lasciamo perdere queste mie lamentele e passiamo a fare i cristalli. Ed eccoci qui in versione Breaking Breath per fare i cristalli di allume di potassio. Abbiamo bisogno di allume di potassio o, come diciamo noi chimici, solfato doppio di alluminio e potassio, doppio perché contiene sia l'alluminio che il potassio. È curioso che l'allume venga a volte venduto nel settore cosmetico come cristallo di potassio senza nominare l'alluminio perché molte persone temono l'alluminio e quindi lo eliminano dal nome. Comunque è lo stesso allume di rocca che si trova nel settore cosmetico, solo che se lo comprate lì vi costa probabilmente molto di più di quello che l'ho comprato io su Amazon, ne ho comprato 1 chilo, tanto perché voglio fare anche dei cristalli molto grandi. Come si fa? È semplicissimo, si prendono 20 grammi di allume e li si sciolgono, li metteremo in un bicchiere, in 100 grammi di acqua. Quando ero bambino e avevo il mio piccolo chimico, avrei preso i 20 grammi di allume, li avrei messi in 100 grammi d'acqua in un bicchiere e avrei poi acceso il mio fornelletto ad alcol per riscaldare la soluzione per facilitare lo scioglimento. Adesso nei piccoli chimici che sono in vendita non c'è niente di tutto questo, sono una completa delusione. E quindi come si può fare per fare questi esperimenti a casa? Bah, si può utilizzare in qualche maniera, per esempio, un bollitore. Quello che farò è riscaldare l'acqua, portarla all'ebollizione e versarla dentro il bicchiere e sperando che si sciolga il più possibile. Se avete dell'acqua molto calcarea e per non interferire con la cristallizzazione vi consiglio di utilizzare per esempio l'acqua deionizzata osmotizzata che si usa nei ferri da stiro, oppure prendete una bottiglia d'acqua a bassissimo residuo fisso che trovate in qualsiasi supermercato. Pesiamo i 20 grammi. A questo punto dobbiamo aggiungere l'acqua, quindi accendiamo il bollitore, la facciamo bollire e poi la versiamo. Agitiamo leggermente. Io a questo punto lascio il tempo all'allume di sciogliersi e agitando un po' ogni tanto. E per evitare che l'acqua evapori, la copro con una pellicola di plastica.
Aspetto poi che diventi tiepida. Se quando sarà tiepida ci sarà ancora del residuo di allume non disciolto, cercheremo di travasarlo e di lasciare il residuo solido nel bicchiere. Se proprio avete voglia e siete dei perfetti chimici, allora potete usare della carta da filtro o un imbuto e filtrare. L'allume si è sciolto completamente, a questo punto tolgo la pellicola di plastica. Adesso versiamo la soluzione in una bacinella di ceramica. Io uso una bacinella abbastanza larga in modo tale da avere circa un paio di centimetri di altezza del liquido. E adesso non dobbiamo fare altro che aspettare 1-2 giorni fino a quando cominceranno ad apparire dei cristallini. Vedete che dopo 24 ore si sono già formati dei cristalli. Alcuni sono grezzi e non sono belli trasparenti, sono opachi. Altri invece sono belli trasparenti, vedete questo per esempio. Okay. Il motivo per cui non sono trasparenti è che l'evaporazione è stata troppo veloce. Questo può dipendere da tantissimi fattori, può dipendere dalla temperatura della casa, dalla forma del contenitore. Adesso non tocco niente, ma lascio crescere ancora per qualche giorno i cristalli trasparenti che vedo, perché poi dovremo toglierli e li faremo crescere singolarmente. Se vogliamo i cristalli più trasparenti, dobbiamo ricoprire nel momento in cui versiamo il liquido nella bacinella il tutto con una pellicola, in modo tale che l'evaporazione e la cristallizzazione sarà più lenta e i cristalli saranno più trasparenti, però possono apparire anche dopo molti giorni. Vedete che dopo qualche giorno si sono formati dei cristalli che sono più piccoli ma sono più trasparenti. Adesso seleziono i migliori e li trasferisco nell'altra vaschetta, dove nel frattempo ho tolto i cristalli che non mi piacevano o che non erano belli trasparenti e aggiungerò questi e farò crescere ancora per qualche giorno i miei cristalli. Quando i vostri cristallini saranno cresciuti un po', è il momento di scegliere il migliore e di farlo crescere da solo. Io faccio così: prendo un cristallo che mi piace e lo lego a un filo di nylon, l'ho rubato tra quelli che usava il mio papà per andare a pescare. Potete fissarlo o con una punta di colla, di quelle istantanee, oppure se siete bravi con i nodi fate il nodo e annodatelo. A questo punto dobbiamo farlo crescere. Allora, questa volta preparate 30 grammi di allume e li sciogliete esattamente come prima, riscaldando in 200 grammi di acqua. Aspettate che l'acqua sia tornata a temperatura ambiente e a questo punto potete immergere il cristallo cercando di sostenerlo con una impalcatura o qualche cosa circa a metà altezza. Io mi sono costruito una impalcatura autoprodotta con dei pezzi del Lego in modo tale da avere il filo di nylon con il cristallo sotto che pesca direttamente più o meno a metà del bicchiere. È importante che il cristallo non tocchi il fondo, dove si svilupperanno altri piccoli cristallini, ma di quelli non ci dobbiamo occupare, e che rimanga sempre coperto. Col passare dei giorni l'acqua evaporerà, quindi vedrete calare di livello, contemporaneamente il cristallo comincerà a crescere. Se i cristallini sul fondo diventano troppi o troppo ingombranti, potete filtrare o travasare il liquido in un altro bicchiere e reimmergere il cristallo. Nel caso l'acqua sia evaporata troppo, è il momento di preparare un'altra soluzione, come abbiamo detto prima, e reimmergere il cristallo che pian piano continuerà a crescere. Adesso 2 parole di spiegazione su come funziona e perché questo tipo di tecnica può essere utilizzata anche per far crescere cristalli di altre sostanze, come per esempio il sale da cucina o lo zucchero o altri, e se vi interessa poi faremo qualche altro video. A temperatura ambiente, cioè a 20 gradi, in 100 grammi d'acqua si sciolgono 14 grammi di allume. Se a 20 gradi aggiungiamo più di 14 grammi, una parte di questo allume non potrà sciogliersi in acqua. Quindi quando nella prima soluzione abbiamo aggiunto 20 grammi di allume, di quei 20 se ne potranno sciogliere a temperatura ambiente solamente 14. Tuttavia noi abbiamo scaldato, abbiamo usato l'acqua calda. Questo è il trucco che ci permette poi di far crescere i cristalli. Quindi aumentando la temperatura, la solubilità, se vi ricordate dalle lezioni di chimica, aumenta. Questo lo possiamo vedere anche con dello zucchero o con del sale. Questa è una cosa che è valida per praticamente tutte le sostanze. Allora, scaldando e usando acqua bollente, noi abbiamo sciolto completamente quei 20 grammi di allume. Pian piano la soluzione si raffredda, vi ricordate, l'abbiamo messa in una bacinella. Quando la temperatura raggiungerà i 20 gradi, quei 20 grammi di allume ancora in soluzione non possono rimanere tutti sciolti, perché a 20 gradi
al massimo ne possono stare disciolti 14. Quindi, pian piano, quei 6 grammi in più cominceranno a cristallizzare e formeranno quei piccoli cristallini. Questo è il modo con cui abbiamo formato i cristalli iniziali. E la stessa cosa accade qui nel bicchiere, dove però ho fatto una soluzione più diluita perché voglio far crescere più lentamente il cristallo. Come dicevo prima, più lentamente cresce, più è, diciamo, bello e trasparente. Quindi raffreddandosi, una parte di quell'allume in eccesso andrà a depositarsi sul fondo, con i cristallini sul fondo, e una parte andrà a depositarsi sul cristallo che noi abbiamo immerso. E nei giorni successivi, evaporando l'acqua, continuerà ad abbassarsi il livello e continuerà a depositarsi dell'allume che non può più stare in soluzione sia sui cristalli in fondo ma soprattutto sul cristallo che noi abbiamo immerso. Era un po' che volevo fare dei piccoli esperimenti di chimica qui sul canale, l'avevo anche annunciato nella scheda community. Avete attivato, vero, i post anche sulla scheda community? Ero indeciso se farli sul secondo canale, sapete che ho un secondo canale che si chiama Scienza in Cucina Dario Bressanini, dove metto altre cose, oppure lasciarli qui sul primo, anche se hanno un formato diverso. Vediamo se vi piacerà. Per ora vi saluto e un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere.